Ciao ragazzi, qui è Easy Axi, benvenuti nel 21esimo episodio della Paccarriera, la carriera dove il mercato viene deciso dai pacchetti dell'Ultimate Team. Nello scorso episodio avevamo giocato diverse partite, ma soprattutto le due partite dei playoff di Europa League contro il PSV, la prima vinta e la seconda pareggiata, consentendoci così di passare agli ottavi. Inoltre ci eravamo lasciati con questa situazione di classifica in Serie A. Al momento siamo in sesta posizione, a 5 punti dalla Champions, che però sembra ancora complicata da raggiungere. In questo episodio vedremo 5 partite, tutte nel dettaglio, iniziando dalla doppia sfida tra campionato e Coppa Italia che ci vede affrontare l'Inter, per poi chiudere febbraio sfidando la Roma. Inizieremo poi il mese di marzo giocando l'andata di Europa League contro il Monaco e chiuderemo l'episodio contro il Parma. Direi che siamo pronti per cominciare. Al Ferraris arriva l'Inter, alla fortissima squadra che conoscevamo si è aggiunto anche Colomani in attacco, a far compagnia a gente come Depay, Lautaro o Bruno Fernandes. Anche in difesa c'è una faccia nuova, alla rosa si è aggiunto infatti Danzo, che ora gioca con Bastoni e Zigno, il cui cognome ho problemi a pronunciare. Mentre in attacco fanno girare palla con il tiki-taka, in difesa si affidano al pressing aggressivo per recuperare subito palla e questa tattica li ha portati a rimanere imbattuti nelle ultime 5 partite e al terzo posto in campionato. La formazione anti-Inter scelta per questa partita vede poche novità, riposano entrambi i terzini titolari molto affaticati dal tanto lavoro delle ultime settimane, mentre davanti gioca Tutino dietro la punta titolare Mitrovic. Speriamo di riuscire a battere finalmente i nerazzurri dopo aver spesso fatto brutte figure. What a game we have in store for you today. The hype has been building all week and we're just moments from kickoff. All the action coming live. Siamo noi a dare il primo giro al pallone con Mitrovic, ma sono invece gli ospiti a rendersi pericolosi per primi. Colomani controlla e scocca il tiro dal limite. La Fonte si distende e riesce a deviare il pallone fuori dallo specchio. Pochi minuti dopo, però, si apre una prateria. Mitrovic scatta nello spazio lasciato libero e viene servito perfettamente da Lopez. Penetra in area e lascia partire una bomba imparabile anche per Courtois. Al 30° abbiamo una nuova occasione, sempre con Mitrovic, ma stavolta il tiro era complicato e il portiere è stato bravo a chiudere lo specchio alla nostra punta. Negli ultimi secondi di primo tempo l'Inter ci prova in contropiede, azione confusa in aria che porta al tiro di Frattesi. Stavolta è la Fonte a chiudere tutto uscendo a valanga e l'arbitro fischia quindi la fine del primo tempo. Siamo in vantaggio anche meritatamente, ma non possiamo abbassare la guardia. Ed infatti la seconda frazione si apre con un altro tiro di Colomani che impegna la Fonte, bravo a distendersi nuovamente per deviare il tiro. E come nel primo tempo passano pochi minuti ed abbiamo noi un'occasione d'oro. Tutino alza il pallone per Mitrovic, controllo di ginocchia e tiro al volo da 2 passi che non lascia scampo al portiere, per la gioia di tutta la squadra. La punta serba in questa partita è in formissima, servito da Golovin sfiora anche la tripletta, impegnando Courtois sul primo palo, e la tripletta arriva 5 minuti dopo con un altro gol al volo, meno bello come stile ma comunque efficace, che chiude definitivamente la partita. A 5 minuti dal termine abbiamo l'occasione del 4-0, ma Totino non è preciso ed il pallone si spegne sul fondo. In pieno recupero si sveglia anche l'Inter, Lautaro pesca in area Colomani, la Font prova a chiudere la porta ma il francese è bravissimo a metterla sotto la traversa con un tiro potentissimo. Purtroppo per loro non basta perché l'arbitro fischia la fine e finalmente riusciamo a battere l'Inter in campionato, una vittoria di importanza capitale per la classifica. Yeah, it was a fairly comfortable result in the end. They control large parts of the game. It was a real professional performance, and I think they deserve the result. Qualche giorno più tardi i nerazzurri ci ospitano a San Siro per i quarti di Coppa Italia. La squadra è ovviamente sempre la stessa ed altrettanto ovviamente non vedranno l'ora di vendicarsi dopo la sconfitta tremenda di qualche giorno prima. Giocando da diverse settimane in continuazione, adesso siamo molto in affanno e le scelte sono forzate. Giordano si adatta a destra perché De Paoli si deve invece adattare come difensore centrale, visto che titolare e riserva sono entrambi stanchissimi. A centrocampo partono titolari Yepes e Santoro, con Stein che agirà sulla tre quarti dietro Machino. Sarà molto complicata, ma abbiamo il dovere di provare a ripetere la prestazione di qualche giorno fa. Vigilia movimentata per questo match, se ne è parlato moltissimo, adesso la parola ovviamente spetta al campo, mentre l'atmosfera cresce a dismisura. Stavolta sono i nerazzurri a dare il calcio inizio al match. I padroni di casa partono subito forte. Prima ci provano con Bruno Fernandes, ma il suo tiro si spegne al lato della rete, senza impegnare la Fonte. Poi, 10 minuti dopo, ci provano con Zielinski, che invece costringe il nostro portiere ad un miracolo per mantenere il risultato invariato. Finalmente reagiamo, Machino e Pereira chiudono l'1-2. La nostra punta prova un tiro simile a quello di Mitrovic, ma il risultato è completamente diverso. I nerazzurri rispondono con Depay, tiro potente dal limite, ma per nostra fortuna fuori dallo specchio, con la Fonte che non tocca nemmeno e riparte da rimessa dal fondo. E sulla ripartenza creiamo una chance gigante. Santoro serve Soriano, il controllo però non è granché e costringe lo spagnolo a tirare in scivolata, senza riuscire così a dare precisione al tiro che sfiora il palo ed esce. Col primo tempo che quindi si conclude in perfetta parità. La seconda frazione è iniziata a ritmo più basso, ma al 65° Depay è riuscito a servire dentro l'area Lautaro. Mancino di prima intenzione affilatissimo che ha battuto la Fonte, forse un poco troppo lento a tuffarsi, ma vantaggio meritato. Ci ha provato poco dopo lo stesso Depay, ancora con un tiro da fuori, stavolta centrale
male e bloccato in 2 tempi dal portiere. L'ultima azione della partita è stata ancora dell'Inter, che ha provato a colpirci in contropiede. Ancora una volta la Fonte è riuscita a metterci una pezza, ma in attacco siamo stati sterili nel secondo tempo e alla fine dei 90 minuti siamo usciti dalla competizione. Comunque, il nostro lo avevamo fatto, ma rimane l'amaro in bocca per un paio di occasioni sprecate. Così è stato, una liquidazione che è arrivata al termine di un match certo fino all'ultimo. Il risultato è stato lungo e bilico, alla fine però hanno vinto loro. Non c'è tempo per pensarci però, nel fine settimana siamo ospiti della Roma. La squadra della capitale non è cambiata molto dall'ultima volta che l'abbiamo vista, ma l'aggiunta di Calafiori al trio difensivo devo dire che non è niente male. Tuttavia non sono molto continui nell'ultimo periodo e il loro tiki-taka sembra non essere abbastanza per scardinare le difese avversarie. Bisogna comunque fare attenzione a Dybala, con le sue giocate potrebbe mettere in seria difficoltà la nostra difesa, che per di più non solo è rimaneggiata con Giordano a sinistra, ma è anche molto stanca. Purtroppo, fino ad ora dai pacchetti abbiamo ottenuto pochissimi centrali e con tante partite devono un po' tutti stringere i denti. Anche a centrocampo cambiamo qualcosa, con Santoro titolare e Stein sulla tre quarti, che permette a Soriano di tirare il fiato. Fuori e dentro lo stadio continua l'afflusso di tifosi sulle tribune, sulle gradinate, è una partita che promette emozioni forti e sono gli istanti che precedono il calcio d'inizio di una delle sfide sicuramente più attese della stagione. Adesso la parola spetterà al campo, alle due squadre e immaginiamo a un grande spettacolo. Cominciamo la partita col passaggio all'indietro di Mitrovic, ma dopo un periodo di studio tra le due squadre è la Roma che tira in porta per prima. Per fortuna il tiro a giro del Shaarawy non è potente e la Font può bloccare. La Roma è anche fortunata e sfrutta un impallo per tirare nuovamente verso la porta con Samuelino. Il nostro portiere è attento e deve il pallone in angolo. Nel primo tempo noi non ci siamo e la Roma quasi si porta in vantaggio con il Shaarawy, ma anche stavolta arriva la risposta di La Font che ci sta totalmente salvando. La prima frazione si conclude in parità, ma il merito è solamente del portiere francese. Sia in attacco che in difesa dobbiamo rivedere diverse cose. Il secondo tempo inizia come era finito il primo, con la Roma in attacco. Dobbik prova il tiro da 2 passi, però lì rimane centrale e la Font interviene nuovamente. Poco dopo, il 60°, abbiamo la nostra prima occasione. Lopez vede Pereira. Il brasiliano prova a giro, ma anche in questo caso non è abbastanza angolato e consente al portiere avversario di intervenire senza troppi problemi. Poi la partita si ferma. Da entrambe le parti ci sono diversi errori a centrocampo e su di un calcio d'angolo battuto male da giallorossi si conclude il match, che non vede né vinti né vincitori. Per puro caso, o meglio, per una partita da migliore in campo di La Font. Un po' i remi in barca della serie, meglio un punto che niente. Il Tour de Force continua con gli ottavi di Europa League. A Luigi Ferraris arriva il Monaco. Da quanto possiamo vedere da questa schermata, che solitamente nasconde diversi giocatori, spesso anche importanti, la squadra francese è una buona rosa, ma non così tanto più forte della nostra, anche se in realtà sono comunque imbattuti nelle ultime 5 partite giocate, con 3 vittorie e 2 pareggi. Come tutte le squadre che affrontiamo oggi, anche loro si affidano al tiki-taka, ma come l'Inter, ed al contrario della Roma, in difesa preferiscono affidarsi al gegenpressing, con Ibañez e Zaccaria, i giocatori difensivi chiave della squadra. Per questa partita così importante tentiamo di schierare tutta la squadra titolare, ma purtroppo siamo costretti a far riposare ancora Soriano. Il suo posto verrà preso da Totino, che agirà alle spalle di Mitrovic insieme a Golovin. Vediamo di indirizzare questi ottavi già da questo match, sempre che il Monaco sia d'accordo. È tra i più attesi oggi, un vero incubo per i portieri avversari, 3 gol nelle ultime 3 gare. Pochi istanti al via. È tutto pronto per cominciare, diamo il via alle danze. Il Monaco cerca di farci subito capire le sue intenzioni. Minamino, quasi da fermo, ci prova da lontano, costringendo la Font ad una parata non bella ma efficace. 10 minuti più tardi hanno un'occasione colossale, ma il tiro di João Pedro, da 2 passi, non c'entra nemmeno allo specchio, per la visibile frustrazione dell'attaccante brasiliano. Al 35°, Mitrovic, innescato da Lopez, riesce a penetrare in area. Prova ad incrociare, ma il portiere è attento ed interviene sul tiro. Si conclude quindi sullo 0-0 il primo tempo di questa partita. Dopo un paio di occasioni degli ospiti ne abbiamo avuta una noi, ma non sono arrivati gol per nessuna delle due squadre. Pochi minuti dopo l'inizio del secondo tempo, João Pedro ha sprecato un'altra occasione spedendo al lato il pallone con tutto lo specchio della porta a sua disposizione. Noi abbiamo risposto in contropiede, cross di Lopez che ha portato ad un colpo di testa sporco di Totino, che per poco non ingannava Mantela, bravo a smanacciare sopra la traversa. Dopo il nostro tiro, gli ospiti hanno ricominciato a spingere, con João Pedro che ha continuato a tirare fuori dallo specchio un po' da tutte le posizioni, seguito anche da Paquetá, con un tiro a giro che definirei quantomeno rivedibile. Alla fine, la partita si è conclusa a reti inviolate, rimandando tutta la partita di ritorno in casa dei francesi, sperando che João Pedro continui con la sua imprecisione e sperando che noi, nel frattempo, riusciamo a recuperare un po' di energie. Potrebbe fare la differenza al ritorno. Giocare di fronte al proprio pubblico è un vantaggio che non va mai sottovalutato. Vedremo se sarà così anche stavolta.
magari approfittando della partita in casa contro il Parma. I nostri ospiti di oggi non hanno una squadra fortissima, anche se alcuni giocatori come Suzuki e Bernabé sono prospetti interessanti. Ma non bastano per risollevare le sorti di una squadra che al momento si trova a dover fronteggiare una serie di almeno 5 sconfitte consecutive. Il fatto che non ci siano giocatori difensivi chiave la dice lunga sul perché il Parma al momento sia a rischio retrocessione. Proviamo ad approfittare quindi della partita sulla carta più semplice per far rifiatare più giocatori possibili, persino il portiere, che dopo diverse partite da super protagonista merita una giornata di riposo. Con questo 11 siamo pronti per andare alla ricerca dei 3 punti. Pochi istanti ancora, poi calcio d'inizio di una gara che si preannuncia assolutamente da non perdere per chi ama le emozioni del grande calcio. Comincia la partita contro il Parma e dopo una decina di minuti Golovin scappa sulla destra, mette un pallone rasoterra al centro sul quale arriva Soriano in scivolata. Il portiere si tuffa e salva la porta. Il Parma prova a colpire in contropiede, arrivando al tiro con Martins, che non c'entra però allo specchio. Gli ospiti rischiano tanto su un retropassaggio al portiere che, nel tentativo di rinviare, c'entra in pieno il nostro giocatore. Per fortuna loro, il rimpallo finisce sopra la traversa. Su di un ultimo tiro innocuo dagli ospiti si conclude il primo tempo. Abbiamo avuto qualche occasione, ma non siamo riusciti a sfruttarla a dovere. Nel secondo tempo dobbiamo cambiare ritmo se vogliamo vincere. Nella seconda frazione abbiamo subito un'occasione di ripartenza. Il tiro di Golovin sul primo palo viene parato dal portiere, che salva la sua squadra. Non può nulla su di una seconda ripartenza che libera Machino nell'1 contro 1. L'attaccante prende la mira e supera il portiere con un tiro potente a fil di traversa. Ci sono sempre più spazi nel finale e Santoro li sfrutta tutti. Conduce da solo il contropiede e una volta entrato in area incrocia battendo il portiere e chiudendo definitivamente i giochi. Qualche minuto dopo arriva il fischio finale. È stata più difficile del previsto, ma alla fine ciò che conta sono i 3 punti. E quelli ce li siamo portati a casa. Sconfitta che non ammette repliche. E non basta ricordare come il peggior record esterno del campionato appartenga a questa squadra per giustificare una prestazione ampiamente insufficiente. Le colpe sono di tutti, a partire dal tecnico fino ad arrivare ai giocatori. Purtroppo però perdiamo per una distorsione del ginocchio il nostro trequartista migliore, Golovin. Si pensa che starà fermo per 4 settimane, una notizia che non ci voleva in un periodo così fitto in termini di partite. In classifica non cambia molto, rimaniamo in sesta posizione ma recuperiamo un paio di punti sulla zona che vale l'Europa League, mentre la zona Champions torna a 6 punti di distanza. Ma per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto e se siete contenti della nostra vittoria contro l'Inter allora lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti. Noi ci vediamo nel prossimo video.